Bentornati amici smokers, nel video di oggi vi parlerò del Pure Cuba della Robert McConnell. Una latta da 50 grammi, anche se sembrerebbe da 100 per le dimensioni. Qui dice Robert McConnell Pure Origin Pure Cuba, un tabacco che deve essere un habano. Questa latta della Robert McConnell in Italia io non so se è arrivato, se qualcuno di voi lo sa, lo ha visto, me lo potete scrivere nei commenti che mi interessa. Io l'ho preso all'estero, l'ho cercato perché ero veramente tanto curioso di provare un tabacco habano o habanensis, se vogliamo chiamare la pianta con il suo nome in latino, in pipa. Un taglio ribbon interessante che vi faccio vedere subito da più vicino con un'altra inquadratura, ma prima, se non l'avete già fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdervi i video che pubblico settimanalmente. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciatemi un bel mi piace, a voi non costa niente, a me aiuterà tantissimo il video. Vedete il confronto con una classica latta della McBarren, le proporzioni, un colore del tabacco, un bel biondo oro, e un panetto che più che altro sembra un mini panettone, una torta, bello grande, delle foglie fine che si aprono quasi come fosse una tisana. Avete visto, no? Interessante. All'apertura della latta gli odori che si percepiscono da subito: un acido di aceto, un erbaceo, paglia e fieno, diciamo, fra erbaceo e paglia e fieno, somigliante molto al peric. Si lascia caricare molto bene questo tabacco. Se voi per fare una carica completa siete abituati a prendere un certo quantitativo, un certo mucchietto nella mano, con questo non basterà, perché si pigerà oltremodo, e quindi ne dovrete prendere il doppio di quello a cui siete abituati. Un'umidità media, ma è ottimale, perché si è mantenuta per tutta la durata della latta, che io ho tenuta aperta per ben un mese, perché nonostante siano 50 grammi e io di solito li fumo 7-10 giorni, un mese forse no, un po' di meno, però praticamente con il caldo che ha fatto ho fumato tanti sigari. Pertanto è stata aperta quasi un mese e senza metterlo in bormioli ha tenuto benissimo l'umidità. La combustione brucia benissimo, come un buon ribbon, si lascia pigiare bene la cenere. Nicotinicamente lo definirei medio, veramente da 1 a 5 stelle 2,5. I sentori al gusto, come nell'olfatto, si mantiene questo sapore di erbaceo, vegetale, paglia e fieno, anche a volte tendente al secco, però più sul vegetale, verde. E poi c'è tutta una gamma un po' impressionante, insomma, che assomiglia molto al sapore di un puro, sapori fruttati, di frutta secca, terra, che riportano veramente al sapore del classico puro. Se caricate l'asco durerà pochissimo, ma in più c'è una nota piccantina che accompagna tutta la fumata e scompare raramente. Diciamo che piacevole nota piccantina di fondo che sale e scende di intensità. Complessivamente questo tabacco è piaciuto molto. Io dovessi dare un voto da 1 a 10, direi un 8,5. Veramente buono, sono contento di questo acquisto. Secondo me è da provare. Non so se ci sono altri, se esistono in commercio altri tabacchi di tabacco habano per la pipa,
Se lo sapete, mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Il tabacco habano secondo me va assaporato meglio con il sigaro, e il tabacco da pipa con la pipa. Al di là della parte molto simile all'habano, a un puro, tutti gli altri sentori vegetali di aceto sono molto, assomigliano molto al peric. Adesso sinceramente non lo so se il tabacco habano in pipa assume queste caratteristiche o se magari c'è sta pure il Virginia, c'è sta pure il peric. Non perdetevi la prossima recensione che farò sui tabacchi, è questa qua, Solani 660 Silver Flake. È una miscela di naturali, tabacchi naturali, Virginia, Kentucky, giusto? Red Virginia, Dark Fired Kentucky. Spero che il video vi sia piaciuto o che almeno vi abbia ispirato un po' di curiosità. Per Puff e compagnia già li stiamo facendo un brindisi per rimanere in tema Havana Club. Salud. Sia, hasta la prossima, amico smokers.